Quello che stai per sentire potrebbe farti arrabbiare, o almeno potrebbe farti sentire come mi sono sentito io la prima volta che l'ho letto. Una strana combinazione di sorpresa, scetticismo e poi quella sensazione fastidiosa di capire che hai fatto una cosa in modo sbagliato per anni e senza saperlo. Il metodo di studio che ti dà la sensazione di funzionare meglio, è presente? Quello in cui ripeti la stessa cosa per 30-40 minuti di fila e senti che fluisce meravigliosamente. È uno dei metodi meno efficaci in assoluto per l'apprendimento a lungo termine. Non è una mia opinione, è il risultato di decenni di ricerca sulla psicologia dell'apprendimento, replicata in contesti diversi, con studenti diversi, con strumenti diversi. E c'è qualcosa di ancora più insidioso in questo metodo. Più funziona nel breve termine, più ti dà quella sensazione di progresso e padronanza durante la sessione, più è probabile che ti stia ingannando sul progresso reale. Questo fenomeno ha un nome ben preciso, si chiama illusione della competenza. Prima di spiegare il problema, voglio essere chiaro su una cosa. La pratica ripetuta e concentrata non è sbagliata in assoluto, ha un ruolo. Serve specialmente nelle primissime fasi di apprendimento di un movimento nuovo. Quando il cervello sta ancora cercando di capire come fare qualcosa, il problema non è la ripetizione, è la struttura in cui viene applicata. Il metodo che i ricercatori chiamano pratica bloccata funziona esattamente così. Scegli un brano, un esercizio, un passaggio, poi lavori su quello per un lungo blocco di tempo consecutivo, diciamo 30, 40, 50 minuti. Lo ripeti, lo senti migliorare e poi passi ad altro. Sembra logico per una ragione precisa, funziona davvero nel breve termine. Nelle prime ripetizioni ogni esecuzione è un po' migliore della precedente. Ti è mai successo? Il progresso è visibile, misurabile, gratificante soprattutto. Il cervello ama questa gratificazione. La sensazione di migliorare in tempo reale attiva i circuiti della dopamina, il neurotrasmettitore associato alla ricompensa e alla motivazione. Quindi continui a sentirti migliorare. Il problema emerge il giorno dopo. Ecco cosa succede davvero nel cervello durante una lunga sessione di pratica bloccata. All'inizio del blocco, il sistema nervoso carica nella memoria di lavoro lo schema motorio del passaggio. Le prime ripetizioni sono faticose, impegnate, produttive. Il cervello sta davvero lavorando. Ma dopo un certo numero di ripetizioni consecutive, e il numero varia da persona a persona, ma si parla di minuti, non di ore, succede qualcosa di subdolo. Il sistema nervoso smette di ricaricare lo schema motorio dalla memoria a lungo termine ad ogni esecuzione. Lo tiene in memoria di lavoro in modo permanente, pronto all'uso immediato. Non deve più cercarlo, è già lì, accessibile istantaneamente. In questa condizione le esecuzioni diventano fluide, il passaggio sembra funzionare, sembra che tu l'abbia davvero imparato, ma quello che stai usando non è la memoria a lungo termine, è una memoria temporanea, a basso costo energetico e che il cervello mantiene attiva finché il contesto non cambia. Però, appena finisce la sessione, appena dormi, appena si passa a qualcos'altro, quella memoria temporanea si svuota. Lo schema motorio torna dove era, nella memoria a lungo termine, dove non è stato abbastanza consolidato da essere recuperabile con facilità. Quindi, il giorno dopo, quando riapri il violino, devi ricominciare quasi da zero. Non completamente, qualcosina resta, ma molto meno di quanto ti aspettassi. Questo fenomeno, l'illusione della competenza, è stato misurato in modo preciso. In numerosi esperimenti, i partecipanti che avevano usato la pratica bloccata mostravano prestazioni significativamente migliori rispetto all'altro gruppo alla fine della sessione di studio. Si sentivano più sicuri, si sarebbero aspettati risultati migliori nei test successivi. Nei test di ritenzione effettuati il giorno dopo, o anche solo alcune ore dopo, i risultati si invertivano completamente. Il gruppo che aveva studiato in modo bloccato mostrava un calo netto. Quello che sembrava un vantaggio era un'illusione. Esiste una strategia di studio strutturata in modo radicalmente diverso e i cui risultati sull'apprendimento a lungo termine sono costantemente superiori a quelli della pratica bloccata. E questa si chiama pratica interlacciata. Il principio da descrivere è molto semplice, ma è difficile da accettare emotivamente la prima volta che lo senti. Invece di lavorare su una sola cosa per un lungo blocco di tempo, si alternano rapidamente compiti o frammenti diversi all'interno della stessa sessione. In concreto, sul violino, studi il passaggio A per 3 minuti.
poi passi al passaggio B per altri 3 minuti, poi vai a un esercizio tecnico C per 3 minuti, poi torni al passaggio A, ad esempio. Poi di nuovo B, poi C, poi A. Avanti e indietro, e per tutta la durata della sessione. Lo so già cosa stai pensando, ma così non mi concentro mai abbastanza su nessuna cosa, non riesco mai ad andare abbastanza in profondità su un passaggio, oppure ogni volta che ci torno devo ricominciare. Sembra inefficiente, sì, sembra esattamente così, e questa è la chiave di tutto. I ricercatori hanno un termine preciso per descrivere quello che succede durante la pratica interlacciata. Lo chiamano difficoltà desiderabile. L'idea è questa. Non tutte le difficoltà sono uguali, alcune difficoltà rallentano l'apprendimento e basta. Sono ostacoli inutili, ma alcune difficoltà specifiche, se introdotte nel momento giusto e nel modo giusto, potenziano l'apprendimento in modo profondo e duraturo. La pratica interlacciata introduce esattamente questo tipo di difficoltà. Ecco cosa succede neurologicamente ogni volta che abbandoni il passaggio A e poi ci torni dopo esserti occupato di altro. Allora, il cervello deve scaricare lo schema motorio del passaggio A dalla memoria di lavoro, poi deve occuparsi del passaggio B, quindi carica un nuovo schema. Lavora su quello, poi quando torni al passaggio A deve fare qualcosa di cruciale, deve recuperare attivamente lo schema del passaggio A dalla memoria a lungo termine. Questo processo di recupero attivo, questo sforzo di ritrovare qualcosa che stava per dimenticare, è biologicamente diverso dal semplice mantenere qualcosa attivo in memoria di lavoro. Ogni volta che il cervello recupera attivamente uno schema dalla memoria a lungo termine, quella traccia si consolida, si rafforza e diventa più accessibile la volta successiva. È esattamente come un muscolo. Un muscolo non si rinforza mentre lo tieni contratto in modo passivo, si rinforza attraverso il ciclo di contrazione e rilascio. Lo sforzo, il riposo, lo sforzo di nuovo. La memoria funziona nello stesso modo. Il ciclo di recupero attivo è l'equivalente neurobiologico dell'allenamento muscolare. La pratica bloccata non attiva mai questo ciclo. Lo schema motorio rimane costantemente in memoria di lavoro. Voglio raccontarti uno studio specifico che trovo particolarmente convincente, perché è stato condotto su musicisti di livello avanzato. Carter e Graham nel 2016 hanno reclutato un gruppo di musicisti esperti e li hanno fatti studiare estratti di musica da concerto seguendo 2 protocolli diversi. Il gruppo A ha usato la pratica bloccata, 12 minuti consecutivi su un brano e poi 12 minuti su un esercizio tecnico separato. Il gruppo B invece ha usato la pratica interlacciata, alternando 1 minuto sul brano e 1 minuto sull'esercizio, avanti e indietro per lo stesso tempo totale. Quindi il tempo totale di studio era identico per entrambi i gruppi, la differenza era solo nella struttura. Alla fine della sessione i musicisti del gruppo A si sentivano più sicuri, pensavano di aver imparato meglio. Quello che avevano studiato sembrava più solido e più fluido. Il giorno successivo, una giuria di musicisti professionisti, che non sapeva assolutamente quale metodo avesse usato ciascun partecipante, ha valutato le esibizioni di entrambi i gruppi. Il gruppo B, quello che aveva studiato in modo interlacciato, quello che durante la sessione si era sentito meno sicuro e meno fluido, ha ottenuto punteggi costantemente superiori in ogni categoria valutata. Intonazione, ritmo, musicalità, controllo tecnico, tutto. Il metodo che sembrava peggiore durante lo studio era quello che produceva risultati migliori il giorno dopo. C'è un secondo motivo per cui la pratica interlacciata è particolarmente preziosa per i musicisti, che va oltre la semplice ritenzione della memoria. Pensa a cosa succede in un concerto, in un'audizione o in un esame. Non hai la possibilità di ripetere un passaggio 3 volte prima di eseguirlo. Non puoi fermarti, non puoi tornare indietro o riprovare finché non ti riesce. Hai una sola chance. Il primo tentativo è quello che conta. La pratica bloccata, con le sue decine di ripetizioni consecutive, non allena mai questa capacità. Ogni ripetizione successiva alla prima avviene in un contesto di schema già carico. Il sistema nervoso sa già esattamente cosa sta per fare, non c'è incertezza, non c'è sforzo di recupero. La pratica interlacciata invece simula esattamente la condizione del concerto. Questa cosa è fenomenale. Ogni volta che torni al passaggio A, dopo esserti occupato di B e C, stai eseguendo un primo tentativo. Il sistema nervoso deve recuperare lo schema, pianificare il movimento, eseguire tutto in sequenza senza il vantaggio del già carico. Allenare questo ciclo ogni giorno significa che il giorno della performance il tuo sistema nervoso è già abituato a lavorare così. Non è una condizione eccezionale, diventa la norma. So già che a questo punto molti di voi avranno già dei pensieri strani in testa. Va bene per i passaggi che già conosco un po', ma se sto imparando qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai visto, come faccio a interlacciare? Come faccio a... È troppo confusionario, no?
Perché prima devo capire come si fa. Questa obiezione è legittima ed è corretta. La ricerca è chiara su questo punto. La pratica interlacciata non è efficace nelle primissime fasi di apprendimento di un movimento completamente nuovo. Ma appena quel livello minimo di competenza è raggiunto, appena riesci a eseguire il frammento almeno una volta in modo riconoscibile, è il momento di passare all'interlacciamento. Attenzione, perché la soglia è più bassa di quanto pensi. Non devi padroneggiare un passaggio prima di interlacciarlo, devi solo essere in grado di eseguirlo. L'esercizio pratico di questo video è diverso dai precedenti. Non è qualcosa che fai in 5 minuti, è una sfida che ti chiedo di portare avanti per un'intera settimana. Si chiama la sfida dell'interlacciamento. E adesso ti spiego come funziona. Scegli 3 cose su cui stai lavorando in questo momento. Possono essere 3 passaggi diversi dello stesso brano, oppure 2 passaggi e un esercizio tecnico, oppure 3 brani diversi. L'importante è che siano 3 cose distinte. Imposta un timer da 3 minuti. Adesso lavora sul frammento 1 per 3 minuti. Quando il timer suona, fermati. Anche se sei nel mezzo di una ripetizione, anche se stava andando bene. Passa al frammento 2. 3 minuti. Poi il frammento 3. 3 minuti. E poi ricominci dal frammento 1. Continua così per tutta la durata della sessione. Cosa ti puoi aspettare? Allora, la prima sessione sarà frustrante, te lo dico già. Ogni volta che torni a un frammento sembrerà meno fluido di come lo avevi lasciato. Avrai la sensazione di non fare progressi. Avrai la testa confusa. Questa sensazione è normalissima, è il segnale che il metodo sta funzionando. Sembra una roba da fuffaguru, lo so. Stai costringendo il cervello a fare lo sforzo di recupero che costruisce la memoria duratura. Prova a tenere duro per una settimana, poi confronta dove sei rispetto a dove eri 7 giorni fa. Una cosa importante, tieni un piccolo diario di studio, anche solo 2 righe al giorno. Oggi ho lavorato su XYZ, mi è sembrato difficile, facile, ho notato questo, quello. Questa cosa ti aiuterà a vedere il progresso reale invece di affidarti alla sensazione del momento, che come abbiamo già visto può ingannarti. Scrivi nei commenti come va, sono molto curioso. Voglio lasciarti con un'immagine. Ogni volta che studi in modo interlacciato e senti questa frustrazione, con la sensazione di no, non sta venendo bene, non sto migliorando, ricordati di questo. Quella frustrazione è il suono del tuo cervello che lavora davvero. La fluidità che senti durante la pratica bloccata è spesso solo il suono di un sistema che ha smesso di fare fatica. E un sistema che non fa fatica non sta imparando nulla. La difficoltà non è il nemico dell'apprendimento, spesso è il segnale che l'apprendimento sta avvenendo. Nel prossimo video parliamo di qualcosa che ha a che fare con il tempo. Non il tempo musicale, ma il tempo tra le sessioni di studio. Scopriremo che quello che fai tra una sessione e l'altra conta quasi quanto quello che fai durante. E che fermarsi nei momenti giusti e nel modo giusto è una delle strategie più potenti che esistano. A presto!